Ciao a tutti gli amici del blog, io sono Marco Rasconi, abito a Milano, sono una persona con disabilità e rappresento l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Milano, che è un'associazione che si occupa da sempre di patologie neuromuscolari gravi che danno problematiche motorie. Oggi siamo qua a farvi vedere un po' come le grandi città accolgono le persone con disabilità, o forse come ancora cercano di accogliere, perché la situazione è decisamente complessa. Ci sono un problema culturale, c'è un problema culturale di fondo legato al fatto che non tutti hanno presente il problema, e poi c'è un altro problema che è ancora più grande, che non tutti, anche quando gli spieghi il problema, cercano di darti una mano di risolverlo. Fortunatamente queste persone sono sempre meno, però le istituzioni sono quelle che dovrebbero fare ancora di più. Girare in una città grande come Milano, ma penso a Roma, a Torino, a tutte le grandi città del nostro paese, è complesso, perché ancora mancano gli scivoli nei marciapiedi, ancora ci sono persone che parcheggiano nei posti disabili, ancora ci sono persone che parcheggiano senza pensare che stanno intralciando una via per me o per qualcuno che ha un passeggino o una persona anziana, obbligandolo a fare dei giri assurdi per trovare un modo per arrivare alla meta finale, che magari non si pensa, ma può essere un ufficio per un appuntamento di lavoro. Quindi quando io esco di casa devo partire almeno un'ora prima, sperando di non trovare troppi intoppi. Questo è il problema di fondo. Chiaramente ci sono tante cose da fare, e tante cose sono state fatte, per l'amor di Dio, però sicuramente ci sono ancora dei percorsi da fare, soprattutto culturali, ma anche a livello pratico. Più scivoli, i semafori magari con dei tempi un po' più lunghi per permettere a tutti di attraversare anche col pavé, situazioni di accessibilità magari anche dei mezzi pubblici che stanno migliorando, ma siamo ancora lontani. Le metro, pensando ai montascale, ai servoscala, di certo non sono la soluzione ottimale, coprono un buco, però non sono la soluzione migliore, perché sono lenti, non tutti possono salirci per via del peso, vanno a scatti. Se ci si muove in 3 persone bisogna andare lì almeno mezz'ora prima per avere la certezza di prendere la metropolitana in orario, e non sempre si è sicuri di arrivare giù perché si guastano molto più rapidamente. Insomma, c'è un po' di cose da fare. Mettere uno scivolino con una pendenza alta o mettere un servoscala non risolve definitivamente il problema, non permette a tutti di essere liberi di godersi la propria città. Anche semplicemente andare in giro con un amico, con una ragazza o col proprio fidanzato diventa complesso, c'è sempre bisogno di adattarsi. Lo si fa volentieri, per l'amor di Dio, però bisognerebbe andare incontro di più alle esigenze delle persone. Fortunatamente il cittadino medio aiuta. Se gli fai notare il problema ti dà una mano, però non si può sempre chiedere aiuto, bisognerebbe riuscire a mettere quell'aiuto di fondo, quindi permettere a tutti davvero di diventare protagonisti di una città bella come Milano. Se io penso alle città europee che ho visto, penso a Dublino, penso non solo alla mia disabilità, penso anche alle persone non vedenti, ci sono tutti percorsi accessibili, non solo per me ma anche per loro. Se penso a un tipo di disabilità che è quella legata al fatto che noi guidiamo sulla destra e loro a sinistra, e quindi spesso e volentieri per attraversare si guarda al contrario, loro per terra hanno messo guarda a destra invece che a sinistra, cioè vuol dire che lì il problema di tutti che può nascere viene affrontato, dalla banalità di dirti di guardare a destra alla cosa fondamentale di mettere uno scivolo o un percorso per chi non ci vede. Siamo in una delle tante vie di Milano, nel centro di Milano, dove troviamo 2 problemi. Da un lato la città storica che cerca di adeguarsi e ancora non ci riesce a quelle che sono le esigenze delle persone in carrozzina, e dall'altro lato troviamo l'aspetto culturale. Siamo sul marciapiede, non c'era lo scivolo all'inizio, e dall'altra parte, una volta saliti, trovando un passo carrabile, abbiamo trovato
degli scooter parcheggiati in modo che nessuno possa passare, né un disabile, né una persona anziana, né una mamma col passeggino. Quindi dovremo ritornare indietro, scendere e stare in strada con tutti i rischi che comporta. Ok, ora qua è fattibile. Ok? Scendo di là. Siamo tornati indietro e adesso siamo in mezzo alla strada perché non saremmo potuti passare dove c'erano gli scooter. Quindi adesso ci facciamo un pezzo, tra l'altro in contromano, quanto vedo, per andare nella parallela della via che stavamo facendo, sperando di trovare uno scivolo. In centro gli spazi sono pochi, io capisco il problema di chi deve lavorare e scaricare delle cose, però in questo caso mi impedisce di salire sul marciapiede, quindi anche qua dobbiamo continuare in mezzo alla strada. Il problema è che spesso e volentieri non sanno del disagio che creano le persone e poi una volta spiegato il disagio il 90% capisce e rimedia e magari non lo fa neanche più. Quindi dal mio punto di vista a volte mi arrabbio, però cerco di essere costruttivo per la comunità e allora chiudo un occhio, sono gentile. Altre volte c'è il 10% che anche se tu glielo fai notare ti dice, ti risponde come per dire ma io come faccio? Senza rendersi conto che la loro libertà e la mia collimano e quindi spesso e volentieri io mi adatto ma anche tu dovresti adattarti. Insomma la libertà delle persone inizia dove finisce quella degli altri e viceversa. Quindi non è molto semplice, però fortunatamente le persone capiscono. Certo c'è ancora un atteggiamento molto, diciamo, paternalistico cattolico, pietistico a volte, però quello sta a noi scardinarlo facendoci vedere, facendoci sentire. Adesso qua mi conviene andare dall'altra parte, occhio che c'è DHL. Questa è una vietta talmente interna che non mi aspettavo di trovarla particolarmente accessibile, però insomma è chiaro che anche qua magari un occhio lo si può dare. E io sono con una carrozzina elettrica che ha comunque dei motori che fanno degli sforzi. Una persona con la carrozzina manuale qua sarebbe impazzita. Le ruote sarebbero incastrate, avrebbe fatto molta più fatica di me. Vivere la città passa anche dal semplice volersi bere un caffè o entrare in un negozio come tutti gli altri cittadini. A volte non è possibile perché i negozi hanno i gradini e lì nasce un po' una diatriba. Non puoi occupare il suolo pubblico con uno scivolo, rompere all'interno non sempre è possibile per fare uno scivolo, allora va al buon cuore delle persone, cioè se fanno una pedana mobile è la soluzione. C'è un problema, che la responsabilità se succede qualcosa è della persona che ha messo la rampa, quindi si è creato una sorta di deterrente a qualcuno che vuole dare una mano. Magari l'80% delle persone che hanno un negozio lo vorrebbero fare, ma non tutti sono in grado di prendersi una responsabilità così grande, anche se poi gli incidenti non accadono mai. Cioè, in questo caso qua riusciamo veramente a frenare la voglia di aiutare le persone.
L'appello che faccio ai cittadini, ma anche alle istituzioni che rappresentano i cittadini, è: ascoltate i problemi delle persone con disabilità e ascoltate anche le soluzioni a tanti problemi che le persone con disabilità hanno trovato, in modo da mettere finalmente a patrimonio comune tutto quello che il nostro mondo ha creato negli anni. Basta veramente poco per migliorare l'accessibilità. Tra l'altro, risolvere il mio problema o una persona che ha una disabilità grave come la mia permette di rendere accessibile a molte più persone la città, cioè rendendola migliore per quello che ha più difficoltà, la rendiamo migliore per tutti. Questo è l'augurio che faccio: ascoltateci, usateci, contattateci e parlate con noi.